Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un punto molto bello, geometrico, come vedete ha dei quadrati, poi anche delle parti forate, veramente molto bello e semplice da eseguire. Il multiplo è di 9, io ho aggiunto poi 3 maglie per avere un bordino, diciamo, di 2 maglie e di 2 maglie, ma possiamo anche aggiungere una sola maglia. Andiamo a vedere il punto. Vado ad eseguire delle catenelle, vi ricordo ancora che è un multiplo di 9, possiamo aggiungere 3 maglie in più oppure una. Vado a realizzare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Quella di base non conta, vado in quella successiva per cui entro nella quinta contando dall'alto. E questa sarà la nostra seconda maglia alta. Adesso prendo il filo e vado a lavorare una maglia alta contando 3, 1, 2, 3. Entro nella terza, lavoro una maglia alta, 4 catenelle e ancora una maglia alta sullo stesso punto. Ora conto 1, 2, 3, entro nella terza e vado a lavorare punto su un punto 5 maglie alte. La terza, la quarta e questa è l'ultima maglia. Ripetiamo il punto, questa è la sequenza che va ripetuta. Adesso posso anche realizzare un mezzo modulo, per cui vado a lavorare ancora una maglia alta, 1, 2, 3 nella terza catenella, ripeto di nuovo la maglia alta, 4 catenelle e maglia alta. Conto 1, 2 e 3, maglia alta che vado a chiudere, punto successivo maglia alta e abbiamo realizzato anche un piccolo bordino, ma possiamo decidere anche di realizzare una maglia all'inizio e una maglia alla fine. Seconda riga, mi alzo di 3 catenelle, volto il lavoro, ancora maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso vado a lavorare punto su punto le 5 maglie alte, non lavorando sulla maglia questa che abbiamo realizzato la V, ma vado proprio sulla maglia alta, quella successiva, e lavoro 5 maglie alte. 4, 5, di nuovo 5 catenelle. Ora abbiamo ancora il punto a V, non vado a lavorare la maglia del punto a V, ma vado in quella successiva e vado a chiudere la riga con 2 maglie alte, la prima e la seconda. Adesso mi alzo di 3 catenelle e volto il lavoro. Vado a lavorare sempre la stessa sequenza ma in un modo sfalsato, però devo lavorare anche una maglia in questo punto allungata, per cui lavorata la prima maglia vado a lavorare la seconda. Adesso qui abbiamo le 5 catenelle, lavoro prima maglia alta, seconda maglia alta,
prendo il filo, entro dentro il punto a V e vado a lavorare una maglia allungata alta. Adesso entro sempre dove sono le che abbiamo realizzato le 5 catenelle nella riga precedente, lavoro 2 maglie alte. Ora realizzo il punto a V con 4 catenelle di separazione, prendo il filo, entro proprio nella terza maglia, quella centrale, lavoro una maglia alta, 4 catenelle e una maglia alta. Adesso vado, ripeto di nuovo la sequenza lavorando una maglia alta, una maglia alta, prendo il filo, maglia alta allungata, entro nel filo sottostante e una maglia allungata. Adesso sempre dove abbiamo lavorato le 5 catenelle vado a lavorare 2 maglie alte. Ora concludo sempre con le 2 maglie alte. Andiamo a realizzare ancora una riga, mi alzo di 3 catenelle e volto il lavoro, lavoro ancora una maglia alta, in questo caso dove abbiamo lavorato le 5 maglie alte lavoriamo 5 maglie alte, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Abbiamo lavorato la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, ovviamente questa è la sesta maglia e la quinta. Ovviamente abbiamo lavorato anche le 2 maglie iniziali. Vado a lavorare adesso 5 catenelle perché si ripete comunque sempre le stesse righe, la prima e la seconda riga si ripetono. Entro ovviamente nella maglia alta ma non nella maglia a V e vado a lavorare la prima, la seconda, la terza, la quarta e adesso abbiamo la quinta maglia e abbiamo poi le 2 maglie ultime sempre alte e abbiamo concluso. E questa è la sequenza dei punti. Ovviamente andando avanti si ripete tutto da capo facendo le 3 catenelle e di nuovo una maglia alta. Abbiamo poi da lavorare ovviamente qui al centro il punto a V, per cui si ripete come la prima riga che abbiamo lavorato e vado a lavorare proprio al centro perché le prime 2 non contano. 4 catenelle di separazione, vi faccio vedere questa riga ma tanto è come la prima e di nuovo vado a lavorare le 2 maglie alte sulle 5 catenelle sottostanti e una maglia allungata entrando nel punto a V. Di nuovo 2 maglie alte e adesso in questo caso vado a lavorare il punto a V contando 1 2 3 nella terza perché le ultime 2 non contano, per cui maglia alta, 4 catenelle e adesso vado a lavorare le ultime 2. E questo ovviamente si ripete sempre
il primo, il secondo, il terzo e la quarta riga. Ripetendo sempre la sequenza abbiamo questo punto. Adesso mi alzo un altro po' per farvi vedere meglio poi la sua bellezza di questo punto. Il punto è terminato, come vedete è molto bello. Seguitemi anche su Instagram oppure anche nel gruppo e iscrivetevi al canale per non perdere poi i nuovi tutorial. Baci!